Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo del gioco di ruolo di Last Sabbath, scritto da Atropo Kelebra e Valentino Sergi, illustrato da Jessica Cioffi, in arte Loputin o Loputen, chiedo scusa se l'ho pronunciato male, finanziato tramite campagna Kickstarter, edito da Officina Meningi e distribuito dalla Shockdome. E con questo titolo concludiamo questa involontaria serie di giochi di ruolo masterless. Non è comunque l'ultimo titolo in questo senso, magari in futuro se troviamo altri titoli interessanti da potervi proporre di questo genere, perché no, li troverete qui sul canale. Trattandosi di un gioco di ruolo masterless, più o meno avrete capito già dai titoli che vi abbiamo portato nei precedenti video, più o meno come potrebbe essere strutturato, ma vi anticipo subito che possiede anche una modalità di gioco in solitario, che è quella che ho avuto modo di provare in più di una sessione. Più nello specifico si tratta di un journaling game, ovvero quei giochi che si sviluppano attraverso una serie magari di lettere o attraverso un diario scritto dal personaggio giocante. Giochi di cui vi abbiamo anche magari parlato in passato nel formato 5 giochi di ruolo in solitario. Francesco per esempio aveva parlato del gioco di ruolo di Quill che si sviluppava attraverso delle lettere. Ma vediamo subito qual è l'argomento di questo gioco. Come da titolo potreste aver intuito che stiamo parlando di streghe. Nello specifico qui appunto ci caleremo noi giocatori nei panni di una congrega di streghe che dovranno poco a poco affrontare una minaccia. Di base Last Sabbath non ha una sua ambientazione, siamo noi a poterla costruire di comune accordo e questo può dare luogo a numerosi spunti narrativi, ma anche questo preferisco parlarvene più in fondo al video. Innanzitutto ogni strega facente parte della congrega deve scegliere un'origine del potere, nel manuale ne trovate diversi spunti, origine che potrebbe essere magari innata, l'avete magari per linea di sangue, potreste averla ottenuta in seguito ad una particolare maledizione come è piaciuto fare a me per il mio personaggio, e anche in questo senso trovate come spunti del manuale diversi tipi di potere. Magari siete in grado di controllare un elemento, potreste essere in grado di convocare, di evocare delle creature da altri piani dimensionali, oppure potete sceglierlo anche di vostra iniziativa. In tal senso il manuale offre molta libertà di scelta. Una partita di Last Sabbath si struttura attraverso 7 scene, più o meno come abbiamo visto anche in altri giochi di ruolo masterless per appunto. Possiamo avere per esempio in Montsegur i diversi atti, così come c'erano anche in Fiasco On Witch, la strada per Lindisfarne. Attraverso queste scene la vostra congrega si incontrerà, capirà di avere a che fare una minaccia, la cercherà, inizierà a cercare gli indizi, magari proverà anche a trovare i punti deboli per poterla affrontare e arrivare infine a confrontarsi con essa. Ovviamente all'interno di questo percorso le vostre streghe si ritroveranno a far uso dei loro poteri, che avranno anche però un costo all'interno del gioco. Ne parliamo tra poco. Come funziona quindi una partita? All'inizio di ogni scena, la strega che apre quel turno deve eseguire una divinazione per scegliere, per trovare lo spunto narrativo che darà avvio a quella scena, oppure potrebbe scegliere attraverso il lancio di un dado a 6 facce uno dei 6 spunti narrativi per quella specifica scena forniti dal manuale. Come funziona la divinazione, vi chiederete? È molto semplice, ci sono diversi metodi. Io ho usato quello dei tarocchi perché era quello che in quel momento avevo a disposizione ed era più facile da usare. Ora questi in realtà sono i tarocchi di Sinerequie e voi magari usate quelli normali, fate finta di nulla. Nel caso dei tarocchi per esempio si tratta di estrarre un paio di carte, leggere in fondo al manuale a cosa corrisponde la chiave di lettura di quei tarocchi. Magari potreste aver estratto dei tarocchi positivi che potrebbero corrispondere all'intervento di un alleato, avete trovato qualche indizio che vi può dare una mano, o potrebbe corrispondere ad uno stato d'animo del vostro personaggio, idem per stati d'animo o personaggi e situazioni negativi. Ma vi vengono forniti anche altri metodi divinatori. Potete usare per esempio le rune, quindi se avete un sacchetto di rune da poter estrarre potrete eventualmente usare quelli. Potete usare anche i bastoncini del Mikado per i simboli alchemici, sistema devo dire un po' particolare, e anche per questi due sistemi trovate le chiavi di lettura all'interno del manuale, o addirittura molto particolare, non l'ho mai visto fare all'interno di un gioco di ruolo, potete leggere i simboli, anche questi interpretati nel manuale, leggendo le foglie del tè. Questo spiega il perché ho messo questo bricco rosso all'interno del video. Cercando quindi di tornare nei ranghi, una volta eseguita la divinazione o scelto uno degli spunti forniti, la strega narrerà in prima persona che cosa sta facendo, che cosa vede, come si sente, come agisce in pratica.
Una volta fatto questo passerà il turno alla strega successiva non prima di aver segnato all'interno del diario la traccia, ovvero deve riassumere in poche parole quello che ha appena fatto. Così via, ogni strega dovrà quindi narrare in questo modo in prima persona che cosa fa e segnare nel diario ognuna la loro traccia. Una volta che avremo completato il giro in questo senso avremo concluso un round, e quando avremo concluso tutti i round che abbiamo scelto di dare all'interno di quella scena, questa può dirsi conclusa. E cosa molto importante, a questo punto ogni strega dovrà scegliere una delle tracce scritte all'interno del diario perché sia un suo ricordo. Il ricordo è il punto cardine del sistema di Last Sabbath, in quanto costituiscono la risorsa spendibile dalle vostre streghe per l'uso dei loro poteri. Questo dal momento che l'uso dei vostri poteri per l'appunto hanno sempre un costo, come per esempio spendere un ricordo che avete scritto all'interno del vostro diario. Ora, i poteri sono di 3 tipi. Si va dal più semplice, ovvero la malia, che potrebbe costarvi minuti o ore di vita del vostro personaggio, o magari anche salute fisica. Per esempio, mi è piaciuto nel mio caso fare che il personaggio inizia a soffrire di dolori muscolari, dolori alle ossa, inizia a tossire, poco a poco il suo viaggio, tra l'altro in un sentiero di montagna, inizia a farsi sempre più pesante. Il secondo tipo invece è il sortilegio, un tipo di incantesimo già più potente. Immaginatevi se avete magari un potere di natura elementale, evocare delle fiamme. In questo caso vi può costare anni di vita, cosa che può tradursi in game in un invecchiamento palese del vostro personaggio, o costarvi un ricordo. Ultimo ma non per importanza, l'incantesimo, ovvero il tipo di potere più potente che esprime il vero potenziale della vostra strega o del vostro stregone. Un incantesimo talmente potente, un uso del potere talmente potente, che vi costa o tutti i vostri ricordi, se non addirittura la vita stessa del vostro personaggio, quindi da usare, almeno a mio personalissimo avviso, in momenti particolarmente drammatici. Questo in breve è il regolamento di Last Sabbath. Un regolamento davvero molto leggero e che secondo me lo rende accessibile a tutti i tipi di giocatori. Devo dire che mi piacciono molto le illustrazioni, che secondo me rendono molto chiara l'idea di qual è il tema del gioco, tra l'altro con quello stile vagamente manga ma anche esoterico, che a me in questo senso devo dire non mi dispiace assolutamente. Ovviamente io ve l'ho fatta molto breve, il gioco è molto specifico nello spiegarvi come si strutturano le varie scene, come si utilizzano vari strumenti di sicurezza, come le streghe possono interagire tra di loro, perché dovendo narrare in prima persona vi chiederete: come faccio a interagire con un'altra strega? In realtà anche questo è molto semplice, io dico come intendo interagire con un altro personaggio, nella prossima traccia il giocatore in questione segnerà come ha reagito. Personalmente io, nonostante le due modalità, vi suggerisco di provare quella principale, ovvero quello con un gruppo di gioco, e di farlo usando gli spunti forniti dal manuale, in modo da avere una traccia molto chiara e precisa di dove la vostra storia va a parare. Questo ovviamente se non siete troppo pratici di questo stile di gioco. Se siete già abituati a giocare in solitario, ai giochi di ruolo masterless, se vi piace fare esercizio di scrittura creativa o siete pratici magari dello scrivere storie o perché no di sceneggiatura, devo dire che questo costituisce un esercizio molto piacevole da fare. Io mi sono divertito nel vedere la storia poco a poco prendere forma. Tra l'altro in questo senso mi è molto piaciuto il fatto che le 7 scene che costituiscono il cuore del gioco ricalcano in qualche modo il cammino dell'eroe. Si va dalla presentazione dei personaggi, il momento in cui affrontano le prime prove, hanno le prime avvisaglie ancora prima della minaccia che devono affrontare, raccolgono indizi, vengono messe alla prova e alla fine si confrontano con questo antagonista, con questa minaccia che inizialmente per loro magari è senza volto e senza nome, per poi ricevere il premio per averla sconfitta o pagare le conseguenze. Qualcuno potrebbe avere dei dubbi su a che punto ci si può spingere con la caratterizzazione del personaggio, ma mi sento di tranquillizzarvi in questo senso. Provate a pensare al vostro personaggio preferito di un gioco di ruolo che deve scegliere quali ricordi consumare. È una scelta decisamente molto importante, specialmente per come l'avete creato fino a quel punto. E per quanto riguarda il ruolo del personaggio, secondo me è un esercizio molto particolare e veramente puro di roleplay. Non è un semplice ok, ho una spada che mi fa più 2 di danno quindi mi limito a tirare un dado. No, si tratta proprio di un esercizio di introspezione. A cosa siamo disposti a rinunciare pur di portare avanti, pur di raggiungere un obiettivo e avvicinarci alla minaccia e poterla sconfiggere. Un gioco che comunque possiede una rigiocabilità ottima. Potete cambiare gruppo, ambientazione, metodi divinatori per ottenere ogni volta nuovi spunti e vivere ogni volta avventure
strutture sempre diverse nonostante lo schema delle 7 scene, cosa che non in tutti i Masterless comunque si può trovare. Per esempio, secondo me è un po' più difficile rigiocare in questo modo un Primavennero, un Witch che abbiamo visto, un Montsegur o anche, perché no, una Alice scomparsa, perché sono dei setting, delle situazioni molto precise. Se devo muovere proprio una lieve critica, c'erano dei momenti alle prime letture in cui non mi era chiaro se giocando in solitaria dovevo muovere un'intera congrega o un singolo personaggio. A logica ne ho usato uno solo, anche perché poi lo sviluppo della storia è risultato comunque molto comodo in questo senso. Così come ogni tanto devo dire che ho avuto qualche dubbio sull'uso dei ricordi per lanciare gli incantesimi, ma poco a poco devo dire ci ho preso la mano. Quindi è un gioco di ruolo che, se siete appassionati di GDR, Masterless o in solitario, io vi consiglio assolutamente. Ve lo consiglio anche se volete magari muovere i primi passi all'interno di questo sistema di giochi. Potrebbe essere in qualche modo un po' più già familiare rispetto a cose un po' più specifiche come poteva essere un Fiasco, di cui vi abbiamo già parlato qui sul canale. Detto questo, io quindi vi ringrazio di averci seguito fino a questo punto, ringrazio il nostro tribuno Andrea Viasone che ha dato la possibilità di potervene parlare e vi invito a recuperarlo. Vi invito inoltre, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi video. Vi invito inoltre anche a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. E se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo dei giochi di ruolo, vi invito a iscrivervi anche al nostro gruppo Telegram. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.